Ave Legionari. Siamo abituati a vedere i legionari così, nei film, nei videogiochi, col mantello. E però nessuno vi ha mai parlato del mantello dei legionari. Lo facciamo noi oggi e scopriremo che è molto più complesso di quello che sembra. Anzitutto, il mantello del legionario si chiama sagum, quindi il classico mantello militare di un legionario. È un indumento tipico del periodo repubblicano, però bisogna dire che viene poi adottato anche nei primi secoli dell'impero, pur con delle variazioni, e quindi è legato alla vita militare. E attenzione, era il simbolo stesso dello stato di guerra. Cioè, mentre la toga era considerato l'abito del cittadino durante la pace, e quindi si indossava nel foro o nelle riunioni importanti, il sagum era l'abito dello stato di guerra e veniva indossato normalmente anche dai cittadini, se Roma era in guerra, nella vita di tutti i giorni. C'è anche l'espressione sagum sumere o ad saga ire, che riferisce Cicerone, che è proprio indossare il sagum come sinonimo di entrata in guerra dei cittadini romani, mentre al contrario sagum ponere significava abbandonare il sagum e quindi fare la pace. Quindi, come vedete, il sagum era anche la dimostrazione pubblica dello stato di guerra di Roma. E, attenzione, è connaturato profondamente alla cultura romana. Il sagum era anche simile, diciamo, a quella che vediamo, cioè la clamide greca, lo vediamo qui in questa ricostruzione. E bisogna dire che con il termine sagum i romani indicavano anche i mantelli dei Celti o quelli dei Germani o in generale dei barbari. Tacito, per esempio, lo fa spesso. Quindi è un nome sempre e costantemente legato a questo oggetto. Era praticamente un tessuto pesante, di lana pesante, come riferisce Marziale, che era di forma rettangolare e si attaccava con una fibbia, chiamata fibula, sulla spalla destra, lasciando volutamente scoperto il fianco destro, ovviamente per avere la libertà di movimento e poter usare la spada. Quindi chiaramente ogni cosa era precisamente calcolata. La parte invece sinistra del sagum veniva tenuta di solito ripiegata sulla spalla, lasciando volutamente un piccolo drappeggio che andava sul petto. Questo era proprio il modo corretto di portarlo. Spesso il sagum era anche dotato di frange, anche qui vediamo la ricostruzione, mentre solitamente il lembo anteriore veniva assicurato con una fibula, sempre per garantire che ci fosse un drappeggio sul petto. Poi questo modo di vestire il sagum, che è tipico dell'epoca repubblicana, nel periodo imperiale diciamo che subisce delle variazioni. Arriva un altro tipo di mantello che si diffonde nell'esercito, che si chiama penula, che è sicuramente più ampio del sagum ed è anche collegato a un cappuccio. Era il mantello tipico dei soldati, ma anche dei viaggiatori, dei viandanti, di quelli che marciavano, per proteggersi dal freddo, dalla pioggia, da ogni tipo di intemperie. Questo Cicerone nelle sue lettere ce lo dice chiaramente e, come vediamo, copriva l'intera figura umana, quindi chiaramente era molto più ampio. La forma era normalmente circolare, però esistevano delle varianti magari semicircolari o ellittiche di questo. Il cappuccio invece, che si chiamava cucullus, era formato in maniera molto semplice, due pezzi di stoffa rettangolari che venivano poi cuciti attorno al bordo del collo. Ecco, i soldati portavano la penula con entrambi i lembi sollevati sopra le spalle, proprio come vediamo anche qui in questa ricostruzione. Questo serviva, un po' come prima, per mantenere i fianchi liberi, quindi poter usare liberamente le braccia e per far vedere e utilizzare sia il gladio sia il pugio, quindi sia la spada che il pugnale, come abbiamo tanti rilievi che ce lo confermano. La penula molto spesso lasciava però uno spazio piuttosto ampio attorno al collo. E allora cosa succedeva? Che si poteva aggiungere un secondo indumento, che era una sciarpa, si chiamava focale, che andava a completare, no, la figura. Prima di continuare, a prescindere dall'argomento del documentario, io so una cosa: qualsiasi appassionato di storia romana del mondo darebbe tutto quello che ha per vivere 15 minuti nella Roma antica, cioè per teletrasportarsi 15 minuti nella Roma antica. Scritta manente non ha ancora questa forza, però attenzione, si può fare lo stesso un viaggio nel tempo. Nel XV secolo un incisore notissimo, Hartmann Schedel,
si mise in una posizione sopraelevata, osservò la città di Roma e creò questa, cioè una riproduzione fedele e bellissima di Roma vista dall'alto nel XV secolo. Ed è come vedere la Roma nel XV secolo, cioè come essere lì in quel tempo. Questo per esempio è il Colosseo. Qui c'è il Pantheon, vedete? Ci sono prima il colonnato iniziale e poi la grande cupola perfetta. Questa è la colonna di Marco Aurelio. Andando più a destra, vedete, questo è Castel Sant'Angelo, cioè quello che è il mausoleo di Adriano. Questo è il muro che lo collegava al Vaticano, quello che oggi chiamiamo Passetto di Borgo, e questa qua è la Basilica Vaticana. Voi direte, ma non c'entra niente, perché la forma della Basilica Vaticana è così. E invece no, perché in quel momento, nel XV secolo, aveva ancora la forma fatta costruire dall'imperatore Costantino. Addirittura questa che vedete non è una costruzione, una casa con un tetto alto. Questa qua è una piramide. Si chiamava Piramide Vaticana, si credeva che fosse stato sepolto in quel punto Romolo ed era in collegamento con la piramide Cestia che ancora oggi esiste. Quindi, come vedete, c'è un meraviglioso viaggio nella Roma del XV secolo. Solo su trizieditore.it potete acquistare questa meravigliosa cartina in modo da immaginare, da essere lì nel XV secolo ad osservare Roma. Il materiale con cui venivano realizzati questi oggetti era normalmente lana pesante e quella considerata di migliore qualità in assoluto nel mondo proveniva dalla Puglia, cioè Plinio il Vecchio nella sua Naturalis Historia dice è il tessuto migliore in assoluto. C'era anche in feltro, si chiamava penula galisaspina, o addirittura in cuoio. Questo ovviamente non era tanto di moda, ma serviva quando dovevi avere una sorta di impermeabile, quindi sapevi che pioveva e dovevi proteggerti dallo scroscio di piogge. Allora si chiamava penula scortea. Ora, questa penula veniva anche qui tenuta allacciata sul petto, oltre che per delle spille o anche delle piccole fibbie, si chiamavano fibule, anche con altri sistemi di chiusura. Per esempio delle nappe oppure degli alamari. E qua lo capiamo anche da un rilievo importante, interessante, conservato a Londra, che ci fa ben capire come attaccavano e tenevano ben chiuso il mantello. Un terzo tipo invece era un mantello distintivo dei gradi più alti dell'esercito, degli ufficiali, si chiamava paludamentum. Questo era un mantello più corto ed era formato da un tessuto molto più fine, molto più pregiato. Normalmente era il mantello che il console indossava, per esempio, quando riceveva l'imperium militare, cioè il comando militare, all'inizio dell'anno assieme al suo collega. Quindi fu regolarmente utilizzato dagli ufficiali superiori, dai centurioni primipili, cioè era un proprio segno distintivo del comando. Qui il paludamentum veniva fissato per una estremità sulla parte sinistra del petto, lo vediamo, veniva poi passato dietro la spalla, anzi addirittura alcuni lo mettevano proprio dietro la schiena, quindi facevano un giro più lungo, e poi veniva tenuto sul braccio sinistro, sempre, attenzione, con un leggero drappeggio. Quindi, come vedete, questi tre tipi di mantelli sono quelli che hanno caratterizzato l'epoca romana. Ora, concludiamo. Di che colore poteva essere il mantello? Perché vi faccio questa domanda? Perché spesso siamo abituati a vedere nei film o anche nei videogiochi il mantello rosso o comunque color porpora. Allora, qual è la verità storica? In realtà il mantello rosso porpora ovviamente esisteva, però il rosso e il porpora era il simbolo del generale, era il simbolo del legatus, come lo definivano i romani. Quindi era abbastanza raro e riservato ai gradi superiori. Era anche un colore molto costoso da ottenere, cioè farsi realizzare un mantello porpora o rosso costava tanto, quindi solo i generali se lo potevano permettere abitualmente. L'idea di un esercito di 7-8 mila, 2, 3, 4 legioni, quindi 20.000 uomini, tutti con i mantelli porpora, è irrealistico perché sarebbe costato troppo. I legionari non si potevano permettere dei colori così rari,
quindi normalmente il mantello era il colore della lana, poteva essere bianco, bianchiccio, crema, nero, grigio, cioè erano colori molto più modesti, e solo il generale invece, tipicamente Cesare, è passato alla storia per il suo mantello rosso durante la battaglia. Quindi esistevano i mantelli, i legionari avevano i mantelli, ma il colore rosso era riservato a pochi. Speriamo quindi di avervi fatto scoprire qualcosa che normalmente vediamo costantemente nelle ricostruzioni, ma non ci pensiamo mai. E come sempre vi invitiamo a iscrivervi immediatamente al canale di Scriptamanent. Fatelo subito, perché altrimenti sarete oggetto di un grande concorso. Scriptamanent vi regalerà un mantello, ma un mantello su 10 è di piombo e quindi morrete.